ben ritrovati nel secondo appuntamento settimanale, ben ritrovati su Momiss. Per chi non mi conosce ancora, io sono Simona e oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto in anteprima. Schema abbastanza semplice e direi anche veloce da realizzare, infatti basta guardare il minutaggio del video e vedrete che comunque dura abbastanza poco. Ma andiamo direttamente all'occorrente. Per realizzare questa fantastica borsa ho utilizzato ben due rocchie di glitch. Si tratta di una fettuccia piatta tubolare la cui composizione è del 90% cotone e del 10% poliestere. Ogni rocca è costituita da 250 grammi, per questo progetto occorrono ben due rocchie, uncinetti e ferri consigliati dal 9 al 12. Io ho utilizzato l'uncinetto numero 9. Colorazione utilizzata numero 25, nel mio caso un bel rosa, ma se andate sul sito www.borgodepazzi.com vedrete che ci sono tante altre colorazioni. Potete acquistare la fettuccia glitch direttamente sul sito www.borgodepazzi.com e se al checkout inserirete questo codice sconto con il glitch riceverete la spedizione in omaggio, quindi non male. Tra l'altro per questo progetto ho utilizzato anche un bottone magnetico nella variante oro, due moschettoni a ventaglio ed una catena, tutto nella variante oro. Non occorre altro, io passerei direttamente al tutorial di oggi e per non perdervi i prossimi tutorial e le prossime novità mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche sui miei social. A questo punto sigla! Intanto facciamo un cappio e abbiamo esattamente 34 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33, 34esima ed ultima catenella che corrispondono a 41 cm. A partire da questa riga in poi andremo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale sempre di 33 punti bassi. Trentatreesima ed ultima maglia bassa. A questo punto facciamo una catenella, giriamo la nostra riga e ripetiamo lo stesso lavoro, un punto basso in ciascun punto per un totale di 33 punti bassi. Continueremo in questo modo per altre 14 righe per un totale di 16 righe che corrispondono esattamente a 20 cm. Bene amiche ed amici, rieccoci qua, ho completato le 16 righe totali come vi dicevo prima, questo è il risultato parziale. Il pannello misura esattamente 41 cm e mezzo circa per 20 cm. Intanto andiamo a lavorare i primi 3 punti bassi. Due e 3. Andiamo a formare la prima piega, saltiamo i primi 3 punti e andiamo direttamente nel quarto punto, così stringiamo bene la fettuccia, in questo modo non ci sono spazietti vuoti, prendiamo la fettuccia e andiamo a chiudere a punto basso. Fatto il primo punto ripetiamo per altri 2 punti, per un totale di 3 consecutivi. Una volta fatto questo ripetiamo la piega che abbiamo fatto prima, saltiamo i primi 3 punti, andiamo direttamente nel quarto punto, stringiamo per bene mi raccomando, riprendiamo la fettuccia e chiudiamo tutto. Lavoriamo i 2 punti successivi per un totale di 3 e ripetiamo 1, 2, 3, entriamo nel quarto punto, prendiamo la fettuccia e chiudiamo tutto. Quindi di nuovo 2 punti bassi successivi per un totale sempre di 3, saltiamo 3 punti e nel quarto ripetiamo la piega e lavoriamo 1, 2 e 3. Ultimissima piega, 1, 2, 3, andiamo nel quarto punto che poi coincide con il primo dei 3,
e lavoriamo l'ultima piega. 1, 2 e 3. Facciamo una catenella di sicurezza e possiamo staccare la fettuccia e questo sarà il risultato. Abbiamo queste pieghe, ecco qua, ve le mostro meglio. Adesso cosa facciamo? Capovolgiamo il lavoro proprio come ho fatto io e ci agganciamo nuovamente alla prima catenella realizzata all'inizio. Prendo nuovamente la fettuccia e vado a fare un cappio per comodità. Accosto le 2 fettucce in eccesso e le vado a lavorare subito, quindi col cappio entro nella prima catenella fin da subito e faccio un punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro il secondo punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un terzo punto basso e continuerò così per tutte le catenelle che ho al di sotto. Ne abbiamo 33, per cui ci ritroveremo 33 punti bassi. 33esimo ed ultimo punto. Catenella, giro il mio lavoro e ricomincio a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 33 punti bassi. Questa volta ripetiamo la stessa lavorazione di prima ma dall'altra parte, per cui ci ritroviamo alla seconda riga, continuiamo in questo modo e lavoriamo anche le righe che vi scrivo come sempre qui sullo schermo. Terminate le altre righe per un totale sempre di 16, andiamo a ripetere il lavoro che abbiamo fatto prima nella riga numero 17. Intanto lavoro i primi 3 punti bassi, salto i 3 successivi e ripeto 3 punti bassi consecutivi. Salto i 3 successivi, vado sempre nel quarto e lavoro il primo di 3. Adesso faccio l'ultima piega. Ho gli ultimi 6 punti, 3 li salto e faccio 1, 2 e 3. Catenella di sicurezza, possiamo staccare la fettuccia. Poi questo sarà il risultato, giusto? Abbiamo realizzato pieghe sia da una parte che dall'altra parte. Adesso andiamo a cucire i 2 lati. Lo vado a fare all'interno. Una volta che ho cucito i 2 lati, poi capovolgo il mio lavoro. In questo modo le cuciture sono invisibili. Vado a tagliare il giusto quantitativo di filo. Faccio in questo modo. Mi aiuto con un ago bello grosso, lo faccio passare tra qualche maglia in modo da bloccare la fettuccia ed effettuo la solita cucitura. Primo punto di un pannello, primo punto di un altro pannello. Faccio una prima passata ed una seconda passata per rinforzare bene l'inizio della cucitura. Farò lo stesso alla fine. Dopodiché vado a cucire riga con riga, semplicissimo. Cucio le ultime 2 righe, faccio una doppia passata, blocco il cordino, vi ricordo che qui siamo sul rovescio del lavoro, faccio passare la fettuccia, stringo bene il nodo
Mi inserisco tra le maglie e faccio passare la fettuccia in eccesso. Possiamo tagliare via. Ripetiamo lo stesso lavoro dall'altra parte e poi capovolgiamo il tutto. Continuiamo il nostro lavoro andando a realizzare il bordo superiore. Riprendo la fettuccia, mi inserisco in un punto qualsiasi, posso fare anche un cappio per comodità. Credo che farò una catenella che poi a fine giro diverrà un punto basso per non avere la maglia antiestetica. Punto successivo, un punto basso. Punto successivo, sempre un punto basso. Qui ho un altro punto basso dove ho cucito. Poi vado nel punto basso successivo, salto la cucitura, non importa, e vado dall'altra parte del pannello e faccio un punto basso e continuerò in questo modo per tutto il giro. Ultimo punto basso e poi abbiamo la catenella. Lo sapete, per chiudere il giro in maniera invisibile porto l'asola all'interno, poi mi inserisco nell'asola appena creata, inserisco il cappio, stringo un po' tirando la fettuccia di lavorazione e la faccio passare attraverso le asole che ho sull'uncinetto. Catenella e ricomincio il giro andando a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Volendo si potrebbe lavorare anche il punto maglia, però io continuo così in maniera abbastanza semplice, per cui direi di continuare in questo modo per questo secondo giro a punto basso e per il numero di giri che vi lascio qui sullo schermo. Terminato il quarto ed ultimo giro totale, stacco la fettuccia e vado a chiudere con asola invisibile. Ago sempre bello grosso, mi inserisco nel primo punto basso, formando l'asola alla catenella e poi al centro dell'ultimo. E voilà! Nascondo anche qui per bene la fettuccia in eccesso. Per quanto riguarda la chiusura, come notate andrò ad utilizzare un supporto realizzato all'uncinetto. In questo modo andrò a nascondere le alette senza andare ad applicare qualche targhetta o qualche accessorio decorativo per andarle a nascondere. La fettuccia glitch è un po' troppo spessa per andare a realizzare il supporto, quindi cosa ho fatto? Ho realizzato il primo con l'amore corda 2 mm sempre di Borgo dei Pazzi Firenze. Fortunatamente ha una tonalità rosa che si abbina perfettamente alla tonalità del glitch, quindi farò in questo modo. Se vi ricordate, ho utilizzato questa tonalità per realizzare l'astuccio con la tecnica tapestry. Utilizzo anche l'uncinetto 4,5, vado a fare un anello, blocco con una catenella. Comunque questo è un passaggio che già abbiamo visto nella borsa Mila, quella che ho realizzato con il cordoncino scialla. Vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, potete fare anche le 3 catenelle e poi vado a lavorare altri 11 punti per un totale di 12. 2, 3, 4, 5, 12° ed ultimo punto alto. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto o nella terza catenella, stringo l'anello magico e vado a tagliare un po' di cordoncino per cucire. Intanto taglio l'eccesso, poi prendo la seconda metà chiusura, faccio passare semplicemente le alette attraverso la lavorazione a punto alto, prendo la griglia in dotazione per fissare al meglio, mi aiuto con delle pinze e spingo le alette verso l'esterno. Questo sarà il risultato, un lavoro super pulito, la lavorazione all'uncinetto non si danneggia,
non abbiamo alette antiestetiche, quindi davvero perfetto. Poi comunque funge anche da dettaglio, guardate che grazioso, anche lo stacco di colore credo ci stia bene. Vado a prendere perfettamente le misure, ovviamente al centro, mi aiuto sempre con lo stesso ago grosso e anziché entrare ed uscire attraverso i punti della lavorazione della borsa, vado a prendere soltanto le asoline. Per esempio qui abbiamo l'asola del punto basso, passo attraverso il primo punto ed inizio a cucire. Poi passo alla maglia successiva, al punto successivo e cucio esattamente in questo modo. La cucitura nella parte esterna della borsa non sarà visibile ovviamente. Se non ricordo male ho utilizzato questa tecnica anche sulla borsa Chloé, realizzata sempre con Amore Corda 2 mm nella variante lilla. Poi entro in questa maglia con l'uncinetto, vado a fare un nodo per bloccare il tutto, vado a nascondere il filo esattamente in questo modo senza fare troppi sforzi. Faccio passare all'interno e nascondo il tutto. E voilà, ed il gioco è fatto. Chiusura terminata, quindi possiamo fare anche una semplice prova. Guardate, abbastanza semplice. Non mi rimane che agganciare 2 moschettoni e la catena. Siccome questa fettuccia è abbastanza rigida e anche molto resistente, direi, aggancio direttamente i moschettoni sulla lavorazione. Non preoccupatevi, la lavorazione non si danneggia, lo sapete, io sono la prima ad applicare dei supporti affinché la lavorazione non si danneggi, ma in questo caso, essendo una fettuccia come questa o come per esempio la fettuccia in The Big o anche l'Amore Corda 3 mm, in questi casi dove il filato è abbastanza spesso e resistente non occorre. Faccio passare il moschettone esattamente tra i primi 2 giri e gli ultimi 2, quindi entro, prendo qualche maglia e con semplicità ho applicato il primo moschettone. Ecco qui, perfetto, direi fantastico. Poi applico una catena. Questa è 1 metro di catena, l'ho appena misurata. Per me va più che bene, credo forse che devo accorciarlo un po' perché è troppo, non so, devo indossarla e poi vi saprò dire. E voilà, la nostra borsa è così pronta. Molto molto basic, ma nello stesso tempo ha il suo perché. Lo sapete, quando ho tra le mani dei filati un po' particolari, come in questo caso il glitch, tendo sempre a fare una lavorazione piuttosto semplice e a giocare soltanto con il filato stesso. Ed ecco qua che esce fuori un progetto molto bello. Sembra piccina piccina, però alla fine è abbastanza comoda e capiente. Perfetta secondo me per quest'estate. Ora, anche in questo caso può sembrare piccola l'apertura, anche in questo caso vi posso consigliare di eliminare qualche piega, quindi almeno eliminate una piega di destra, una piega di sinistra e lasciate solo 3 pieghe centrali. Anziché lasciare 3 punti all'inizio e 3 punti alla fine, ne lasciate 6 e 6, in questo modo avete soltanto 3 pieghe e a fine lavoro vedrete che l'apertura della vostra bag sarà molto più ampia. A me sinceramente non dispiace, per me è perfetta, va benissimo, altrimenti non avrei fatto nemmeno il tutorial. Vi do anche le misure, tra l'altro non è necessario irrigidire il progetto perché ve l'ho detto, la fettuccia è abbastanza rigida, si sostiene da sola. Dunque intanto vi do le misure dell'apertura. Abbiamo un'apertura da 20 cm e ci può pure stare. Alla base invece abbiamo un 41 cm di lavorazione per un'altezza di 25, mentre dal centro 23. Ci sta perché comunque è curva, come notate, insomma è un modello molto molto grazioso. In questo caso, al contrario della borsa Ursula, non solo abbiamo le pieghe sulla parte davanti ma anche sulla parte dietro. Volendo potreste arricchire il vostro progetto con qualche fiorellino un po' qua e là per dare un tocco primaverile. Qui sul canale trovate dei tutorial dove potete realizzare in 5 minuti dei
fiori davvero semplici e veloci. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che la borsa vi sia piaciuta. Se è così, fatemelo sapere con un commento, lasciate un bel pollice all'insù a questo video e se non volete perdervi le altre novità, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi sui miei social. Vi ricordo che potete trovare il glitch sul sito www.borgodepazzi.com e se inserite al checkout il codice sconto con il glitch riceverete in omaggio la spedizione. Detto questo, vi do l'appuntamento al prossimo tutorial, vi ringrazio per l'attenzione, un bacino a tutti!